Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Siamo in diretta per parlare di intuizione. Adesso vediamo se riusciamo a far entrare Ales. Ok, prima devo vedere se riesco a vedere le persone collegate. Ok, allora. Ales, non ti vedo, quindi devi fare richiesta a te di partecipare. Intanto saluto Alessandra. Ciao Alessandra. Se c'è qualcuno del gruppo che sta seguendo la diretta, vi chiedo di scrivermi che state vedendola dal gruppo, così almeno riesco anche a capire se siamo in diretta anche sul gruppo. Ciao Laura, benvenuta. Namaste. Aspetto la richiesta di Ales. Vediamo se riusciamo a collegarci. Ciao Stella. Allora, mi sa che Ales non riesce a collegarsi perché vedo che mi sta scrivendo in Messenger. Allora, vado a vedere un attimo il messaggio di Ales e vediamo. Probabilmente si fermerà un secondino la diretta, ma riprende subito, un attimo solo. Allora, aspetta ok. Eccoti. Allora, accetta, aggiungi. Io ho accettato la richiesta, quindi Alex sta arrivando. Mi dice aggiunta in corso, portate pazienza un attimo, c'è sempre un momento di Alex. Ci sono, Oh, ciao, sono Paola. riuscita. Bene. Finalmente, meno male, dai, Dio ce l'ha mandata buona. Benvenuto, ti ringrazio Benvenuto. tantissimo per aver accettato il mio invito Grazie, e sono onorata di grazie per averti qua. l'invito. E niente, partiamo subito e ti chiederei chi è Ales Minti, presentati un po' ai nostri Ah, telespettatori. sì. Dunque, sono una cartomante tarologa e affascinata dal campo dell'intuizione. Fatto sta che faccio anche la coach di sviluppo intuitivo. E in generale lavoro con i cartomanti, cioè io li chiamo lettori di tarocchi più generalmente, perché non vedo molto la distinzione fra tarologia e cartomanzia. Quindi Idem. lavoro con i lettori di tarocchi perché possano leggere a livello professionale, quindi in maniera accurata e soprattutto senza mettere in dubbio la loro intuizione, perché poi lo vedremo anche dopo, penso nella diretta, però secondo me per leggere bene i tarocchi appunto bisogna essere aperti all'intuizione, e quindi io lavoro in questo modo Esatto, con loro. sicuramente. Ma cos'è l'intuizione, Aless? Dici un po', parlaci un po' dell'intuizione. Allora, dunque, per come la vedo io, è praticamente una facoltà che hanno tutti gli esseri viventi, quindi dai cani, gli animali, gli insetti, le piante, eccetera, gli esseri umani. Tutti gli esseri umani, è una facoltà che fa parte di noi, come fa parte l'intelletto, come fa parte del corpo fisico, eccetera. È una facoltà che abbiamo e che ci permette di connetterci con una dimensione altra. Secondo poi l'esoterismo, dipende dalla scuola, eccetera, però in generale questa altra dimensione è stata chiamata in vari modi. Chi l'ha chiamata etere, chi l'ha chiamata inconscio collettivo, tipo Jung, chi la chiama registri akashici, eccetera. Comunque è una specie di archivio universale di informazioni a cui noi possiamo accedere a queste informazioni attraverso appunto l'intuizione. Esatto. Ehm,
Quindi l'intuizione fa praticamente da collegamento fra questa dimensione e la nostra mente cosciente, la mente conscia, quella che noi utilizziamo adesso mentre sto parlandoti, no? Parlo a voi, quella che va in onde beta, quella che usiamo normalmente durante il giorno, praticamente. Poi volevo chiarire un attimo come funziona perché sembra complicato ma non lo è. Però è secondo me importante capire come funziona. Praticamente l'intuizione fa da ponte fra la mente conscia e questa, diciamo, dimensione, no? Chiamiamola inconscio collettivo, mettiamo così, no? Passando attraverso il nostro inconscio individuale. Questo fa sì che ci sono fondamentalmente due ordini di problemi che bloccano la nostra intuizione o che comunque distorcono i messaggi intuitivi che riceviamo. Poi se non è chiaro fammi domande che spiego ulteriormente. Sì, anche, Però, anche nel gruppo, se volete fare domande, voi scrivete che poi io le riporto a Minty. Esattamente. Ehm, praticamente che succede? Ci sono due ostacoli alla nostra intuizione. Uno, la mente conscia, perché la mente conscia deve essere un attimo sopita, perché noi riceviamo i messaggi intuitivi, no? Perché se noi abbiamo questa voce nella testa, no? Che parla ininterrottamente, che io chiamo voce dell'ego, ed è molto rumorosa, per cui se non la mettiamo a tacere non riusciamo in realtà a sentire messaggi intuitivi che poi derivano cioè li sentiamo attraverso i nostri extrasensi, no? Che possono essere la vista, diciamo la chiaroveggenza, l'udito, no? la chiarosenzienza, insomma sono messaggi di varia natura, possono essere pensieri, suoni, sensazioni fisiche, sensazioni tipo emozioni, eccetera. Però nella vita di tutti i giorni, quando siamo al lavoro, quando andiamo a fare spesa, eccetera, se non siamo, come dire, abituati a assopire questa mente conscia, questa voce nella testa, noi non riusciamo a percepirli, passiamo oltre. E quindi ci sono cioè bisogna iniziare ad come dire, a fare in modo di sopirla. Basicamente è una pratica meditativa, bisogna essere abituati a fare meditazione un pochino tutti i giorni perché poi riusciamo a sentire questi messaggi intuitivi anche quando non siamo in meditazione, basicamente. Esatto, sì. Eh, mm, no, non so Io mi ricollego, se mi... sì, sì, sei stata chiarissima. Io mi Mm, ricollego un attimo al tuo discorso perché io ho messo qua la carta, se vedi, della Luna. La carta mhm. la vedi qua? La carta della No, non Luna. la vedo, Eh ma mi sì, fido. perché io... allora, adesso la Ah, vedi? adesso la vedo, sì. Ok, perché ti spiegavo prima che Facebook mi rimpicciolisce, non so perché, tutto il video. La carta della Luna è la carta proprio dell'intuizione e dell'inconscio. La Luna cosa fa? La Luna non ha luce propria. La Luna riceve i raggi del Sole, ok? E diventa luminosa. È quello un po' che dobbiamo fare noi, spegnerci, ok? Non brillare di luce propria, ma brillare della luce che ci arriva. Infatti io ho messo proprio qua la carta della luna perché rappresenta molto l'inconscio e l'intuizione. Io parlo per Jodorowsky perché naturalmente io studio quello, però penso che anche nella tua scuola sia lo stesso. L'hai messa benissimo, è veramente bella questa immagine, perché infatti bisogna imparare a essere ricettivi, più come hai detto te, di splendere tipo Lego, no? Come il sole, la carta del sole, quindi
assopirci un attimo, assopire questa mente conscia, Esatto. mettiamola così. Invece per quanto riguarda il secondo ostacolo maggiore, è l'inconscio stesso, perché appunto il messaggio intuitivo arriva a noi attraverso appunto il passaggio di intuizione, ma attraverso l'inconscio. E qui c'è il problema che bisogna fare una pratica di pulizia dell'inconscio, perché altrimenti i messaggi intuitivi che riceviamo, che siano pensieri, che siano sensazioni corporee, che siano interpretazioni dei tarocchi, per dire, no? Attraverso i tarocchi si possono appunto percepire messaggi intuitivi, però noi li come dire, interpretiamo in base al nostro inconscio, è come se fossimo influenzati basicamente. E quindi bisogna pulirlo, perché altrimenti passati traumi, pensieri limitanti, tutto un bagaglio di sedimentazioni che abbiamo nel nostro inconscio da quando siamo bambini non ci permette di avere messaggi intuitivi veri e propri, capito? Sono come dire, come se li leggessimo attraverso la lente Esatto. di traumi passati, di qualsiasi, qualsiasi no, fobia, anche meno forte, però insomma di qualsiasi pensiero limitante di cui non ci rendiamo conto fondamentalmente. E quindi è importante fare una specie di o terapia energetica, anche di, sai che si chiama shadow work, che in italiano sarà lavoro sull'ombra. Sì, la carta del Che diavolo. anche, esatto, che sarebbe appunto, cioè, rendersi conto di quello che è sedimentato dentro di noi, in modo che poi quando leggiamo le carte o facciamo altri lavori di intuizione, di divinazione, effettivamente non siamo, come dire, riceviamo veramente i messaggi intuitivi e non quello che il nostro inconscio ci colora, basicamente. Sì, le famose proiezioni, no? Esatto, Proiettiamo brava. sui tarocchi, proiettiamo sui tarocchi quello che abbiamo dentro noi, invece di Mm, essere super partes, no? mm, Io dico sempre, è esatto. come se avessimo un paio di occhiali di un colore qualsiasi, fai rossi, per cui vediamo la realtà, in questo caso la lettura del tarocco, tutta rossa, ma in realtà è perché noi abbiamo gli occhiali rossi. È un po' un Infatti. discorso di questo tipo, sì. Sì. Quindi seguire, dimmi, Alessandra stava chiedendo come si fa a pulire brava, io mi sono persa. l'inconscio. È perché li Bravissima. vedo. Già un po' l'ho detto, però io consiglio molto fare ci sono delle stese proprio con i tarocchi, fatte apposta per capire che tipo di lato ombra si intende per Jung, si intende quella parte di noi che non conosciamo, chiederlo proprio ai tarocchi e poi ovviamente riflettere, perché ovviamente se non lo conosciamo la risposta della carta può sorprenderci e dire no, non è vero, noi non siamo così. Però il concetto base è una volta che lo riconosciamo già ce ne liberiamo, perché già lo padroneggiamo questo lato ombra, lo conosciamo, quindi non ci facciamo influenzare. E poi un'altra cosa è, secondo me, il lavoro energetico aiuta molto, che può essere, cioè, o lo facciamo da noi o andiamo da un operatore energetico, che può essere Reiki, che può essere Theta Healing, no? Sai, le aperture degli chakra, la pulizia dell'aura, anche con l'incenso per dire, o come si dice in italiano, il frankincenso? Sì, Sai, quando sì, pulisci la tua energia, no? Questo già aiuta molto. esatto. Come quando pulisci le carte, pulisci la tua aura. Ecco. Esatto.
Sì, io lo faccio sempre, ogni volta che entro in casa mi cospargo di fumo di palo santo, ogni Ah, volta. vedi? Sì, Beh, sì. anche quello, infatti, sì, 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 sì. No, Qui a aiuta me anche. piacciono i... Dimmi, c'è una specie di... sì, sì. Andiamo sopra le voci, che dicevi? No, dico, alza anche le vibrazioni, quindi cioè, per mantenere le vibrazioni alte è necessario anche pulirci da tutto ciò che ci abbassa la vibrazione, quindi sicuramente questa pratica aiuta a essere più neutri, diciamo, e alzarci le vibrazioni, sicuro. Si è bloccato Esatto. il video, dicono. Al mio, io mi vedo Io che mi vedo. sentite almeno? Mm. Valentina Ma può Vardi dice essere, si è bloccato il video. Io vedo, tu vedi, io qualcuno ci vedo, può magari si è scrivere? bloccato. No, Io vedo, Alessandra Caglia Alessandra vede. vede. Oh, Buona, allora è un beh, problema di allora Valentina. se vede Alessandra va tutto bene. La nostra Alessandra. Bravissima. Ehm, allora, però prima di passare, perché poi c'è tutto, no? Abbiamo tutta una discussione sul come migliorare l'intuizione, volevo parlare dei vantaggi, no? Del perché uno dovrebbe essere intuitivo, basicamente. Ehm, Innanzitutto perché è una facoltà che abbiamo e dobbiamo usare, altrimenti sarebbe come non usare la vista o non usare l'udito, è una cosa che abbiamo, insomma, tanto vale usarla. E poi perché io la concepisco l'intuizione come la voce dell'io, del nostro io più autentico, che si contrappone al concetto di ego. L'ego è praticamente la parte di noi con cui ci identifichiamo, no? Io sono cartomante, vivo a Vienna, eccetera, eccetera. Questa è la parte che ci siamo costruiti negli anni, no? Però, come dire, non è quella veramente autentica, nel senso che magari molti come dire, vanno contro la propria natura più autentica, nel senso magari fanno dei lavori che non gli piacciono perché comunque è meglio avere un salario, no? Oppure stanno con dei partner di cui non sono particolarmente contenti, oppure vorrebbero andare a vivere in Francia, però hanno paura, no? Eh, quindi, basicamente, se noi riusciamo ad ascoltare la nostra intuizione, riusciamo anche ad ascoltare il nostro io più autentico, cioè quello che è più saggio di noi stessi, la parte più saggia, basicamente, quella che ci dice cosa ci fa star bene, quello che anche a livello, diciamo, esoterico rappresenta anche la parte di noi, se credete nella reincarnazione, che ha uno scopo su questa terra e che è venuto qui per un certo scopo, che ne so, c'è chi deve fare il musicista, c'è chi deve lavorare in banca, c'è chi deve assolutamente fare un lavoro con la matematica, se no sta male, no? Questa è la parte più autentica di noi, quella che rispetta se stessa e i propri bisogni più naturali. E questo si riesce ad ascoltare se ci si riesce a connettere con la nostra intuizione. Maria dice io inferiore, io superiore, intuito, anima. L'anima, Sì, sì, è l'anima. Ah, è praticamente. una Io la chiamo domanda? essenza No. anche. Sì, si chiama anche sé superiore, quella che io chiamo io più autentico, però non l'ho citato perché poi come dire, si entra in una parte più, tutta un'altra scuola, cioè tutto è molto È più... lei, eh, è lei, è sì, questa. brava, esattamente, esattamente, esattamente. È la E, donna più e, grande. mm,
E quindi se si riesce a vivere seguendo la propria intuizione, io ho notato che uno si diventa più sicuri di se stessi, perché è come se uno riuscisse a capire da solo quello che deve fare, no? A volte uno chiede consiglio agli amici, chiede consiglio a qualcun altro, no? Perché è insicuro, perché non sa se è la scelta giusta, no? Devo lasciare questo lavoro, prenderne un altro, mi hanno offerto un lavoro, lo devo prendere, non lo prendo. Se uno riesce ad ascoltare la propria intuizione, lo sa da solo, istantaneamente, quello che deve fare. E quindi migliora la propria sicurezza in se stessa, la propria capacità decisionale, si ha una qualità della vita generalmente migliore, perché proprio a livello pratico si è portati a frequentare persone in linea con se stessi, con noi stessi, quindi anche la qualità delle relazioni sono molto migliori, sia di amicizia che più romantiche, e poi in generale si inizia a notare che si è sempre al posto giusto nel momento giusto. Esatto. Esatto, è la scelta giusta, sì. E, cioè si nota proprio come se uno seguisse e alla fine la vita scorre molto più fluida, molto più leggera, in maniera più leggiadra, non si fa quella resistenza, capito? Perché Sì. uno fondamentalmente tutti i giorni resiste e sta dove sa che non è il suo posto perché poi c'è l'ego che dice no, meglio qui che dopo chissà che succede, la via, no, la via vecchia si conosce, quella nuova non si conosce, tutte queste cose, però si sa che c'è una resistenza, questo dà stress nel Esatto. migliore dei casi. Mm. Quindi una E, crescita mm, personale. secondo me sì, cioè poi alla fine si sta meglio, si, Esatto. si sta, si sta veramente meglio. E poi non è che bisogna essere, come dire, channeler l'intuizione si manifesta in vari modi, si può per esempio leggere i tarocchi seguendo la propria intuizione e anzi appunto come abbiamo detto prima, secondo me quello che rende veramente una lettura fluida e accurata poi è l'intuizione, Esatto. perché sì, perché sennò basterebbe comprare un buon manuale di tarocchi. Infatti io a questo proposito volevo porti una domanda, se mi aiuti a spiegare un po' al gruppo, avevano posto un quesito che ho visto che hanno Sì. posto anche nel tuo gruppo e tu hai dato una risposta ottima. Allora, il mio gruppo dice perché quando viene postata una stesa, sia che la posti io come simulazione, sia che la posti un membro del gruppo per una sua situazione personale, perché ci sono diverse interpretazioni. Ma qual è quella giusta? La domanda è proprio, ma allora qual è quella giusta? Secondo me non esiste un'interpretazione giusta e adesso Minti ci spiegherà perché, qual è la discrimina, diciamo. Allora, dunque, l'interpretazione giusta in generale è di chi ha estratto le carte, no? Mettiamola così. Poi, secondo me, è utile chiedere un'opinione in questi gruppi, tipo il tuo o il mio, perché soprattutto per chi le legge per se stessi, no? Che quando uno è molto coinvolto emotivamente in una questione non è abbastanza lucido, sia perché magari è agli inizi, quindi non ha una grande conoscenza delle carte, confrontarsi con altri che hanno una visione diversa aumenta il vocabolario delle carte, ci si confronta, si cresce, insomma, sicuramente fa bene. Mh, però in generale, secondo me, quando uno legge le carte si crea una specie di evento sincronico
per cui le carte, per cui le carte escono in base all'energia di chi la estrae e volendo del consultante se uno fa il cartomante o le legge per qualcun altro. Però non è che poi uno che non era lì, non ha scelto le carte, eccetera, eccetera, diciamo non c'entra nell'evento sincronico, quindi alla fine le carte rispondono a chi legge le carte, a chi ha deciso di leggere le carte e come ho detto prima l'intuizione parla e quindi anche le carte parlano all'inconscio del lettore di tarocchi che ha voluto Esatto, estrarre le carte. esatto. Eh, Io sono e arrivata queste... a questa, E que- io sono dimmi. arrivata a questa conclusione che se io leggo le carte a una persona per dare una risposta, mi escono determinate carte in base a come sono io. La risposta è quella, perché non so, perché mi sta succedendo questo, mi chiede una persona e io estraggo le carte. In base a quelle carte io estrapolo una risposta, ok? Se questa persona va da un altro tarologo, un altro cartomante a fare la stessa domanda, la Mhm. risposta è sempre quella, ma le carte che escono sono diverse perché il cartomante è diverso, usa un linguaggio diverso, c'è un rapporto diverso tra il mazzo e il cartomante. Io sono giunta a questa conclusione. No, sì, perché appunto con il tempo si costruisce un rapporto con il mazzo dei tarocchi, il proprio mazzo di tarocchi, per cui loro capiscono come comunicare con te. E Esatto. quindi escono quelle, cioè come se il mazzo avesse vita propria e scegliesse le carte che meglio rispondono al tuo Più inconscio. che il mazzo, Per cui l'inconscio collettivo, perché il mazzo è solo uno strumento, però. No. sì, io Sì, no, lo perché sennò, personifico, però sì, sì, sì. sì, no, perché sennò No, no, il sì, gruppo è. si confonde, c'è ragione. Sì, Sì, e quindi è come se questa sincronicità esatto. fa sì che appunto risponda al tuo inconscio, però c'è da dire che appunto dipende, come dire, ehm, si crea comunque un rapporto, appunto perché passa attraverso l'inconscio individuale, si crea un rapporto fra noi e il mazzo che usiamo. Mi spiego? Esatto. Sì, sì. Perché noi ci facciamo influenzare, cioè conosciamo quel mazzo, no? A menadito, eccetera, eccetera, per cui può essere anche che se prendiamo un altro tipo di mazzo escono altre carte, esce un'altra risposta. Quindi è comunque legato al mazzo nello specifico. E poi che altro volevo dire però? Che per esempio, quindi si crea questo rapporto, no? Per cui appunto fra lettori di tarocchi, come hai detto te, ogni risposta è valida. L'importante è che appunto sia quello che ha estratto le carte, che insomma ha posto, diciamo, no? Ha iniziato l'evento sincronico. Per cui se io sono coinvolta su una cosa, no? E se le leggo le carte da sola, so che non sarei lucida nell'interpretazione e magari me le faccio leggere da un altro lettore di tarocchi. Io non è che mi metto a dirgli come interpretare le carte, perché appunto sono uscite per rispondere al suo inconscio e quindi lui le interpreta. È come se si interpretassero i sogni. Se voi andate da uno psicanalista, lui non ti interpreta il tuo sogno, sei tu che lo devi interpretare, perché il sogno parla al tuo inconscio. Esatto. Mm. Esatto. Questo volevo dire. E poi un'altra cosa che volevo dire, adesso che mi è venuta in mente, perché quando uno appunto è particolarmente coinvolto, le carte vengono fuori che magari seguono i nostri desideri o la nostra, no? Perché appunto è l'inconscio che influenza anche l'uscita delle carte in parte. Per questo dico che bisogna fare una pulizia dell'inconscio, comunque leggere le carte quando si è in uno stato
di pace interiore, ecco. Esatto, sì. Michela diceva, le risposte coincidono anche se lette da altre tarologhe. Sì e in parte no, nel senso che la risposta è quella, nel senso se io chiedo perché ho un problema, la risposta del perché ho un problema è quella, ok? Poi se facciamo un esempio pratico così capiscono. Allora, prendiamo la carta della giustizia, ok? Ci sarà il tarologo che vedrà la spada, è questo l'intuito, ok? L'intuito è cosa mi balza all'occhio per primo, ok? Senza che la mente Esatto. inizi a parlare, perché quando inizia a parlare la mente con le cose scolastiche, l'intuito è già andato. Quindi la prima cosa che vedi, se io mi balza all'occhio subito la spada, è perché quella è la risposta. A un'altra persona magari balza all'occhio la bilancia, ok? Quindi la risposta è sempre quella, ma se la risposta fosse stata devi valutare, se io guardo la bilancia a me sarebbe uscita la giustizia, a un altro tarologo sarebbe uscita un'altra carta, per esempio, sempre dello stesso mazzo di Jodorowsky in questo caso. È un po' questo il Sì, ma concetto. o come hai detto te, può dar rilevanza a un aspetto della carta, perché voglio dire, magari la bilancia dà più peso alla parte, diciamo, dell'equilibrio e la spada più sul giudizio, sulla decisione da prendere, eccetera, eccetera. Quindi Esatto, sì. è lì, siccome hai detto te, è lì l'intuizione, cioè un conto è leggerle secondo che poi se vediamo i manuali, appunto, perché sono tanti per ogni carta, a volte anche contraddittori, perché sono simboli e come simboli sono molto più pregnanti delle singole parole, no? Quindi Esatto. poi soprattutto gli arcani maggiori sono talmente complessi che pieni di simboli che puoi trovare vari modi per leggere la singola carta e per sapere come, appunto, come dici te, bisogna seguire la propria intuizione, perché altrimenti tutti i significati sarebbero sullo stesso piano. Esatto, esatto. Quindi eh, il rapporto tra l'intuizione e i tarocchi, cosa ci È può dire? È fondamentale. fondamentale. È che è fondamentale, secondo me, perché altrimenti la lettura diventa un po' meccanica, cioè no, non un po'. Uno, vengono i dubbi, 10.000 dubbi davanti alle carte, oddio, la giustizia adesso come la interpreto, eccetera, eccetera. E due, diventa meccanica perché allora guardo il manuale, eccetera. Io mi ricordo i primi anni, leggevo le carte al pub ai miei amici col manuale a fianco e guardavo di volta in volta, eccetera, eccetera. Oddio, allora in questo caso è così e cos'ha. E così ovviamente non si riesce a capire effettivamente quello che carte vogliono dire. Quindi io a un certo punto, una volta capiti i significati base delle carte, mettere da parte manuali, significati, eccetera, eccetera, e sentire un attimo quello che le carte insieme di primo acchitto, che poi è il primo messaggio, quello importante, no? La prima sensazione, il primo pensiero. A volte no, ci sono dei suoni, cioè dipende poi da cosa, da quale diciamo facoltà noi siamo più portati, però è il primo messaggio, la prima sensazione quella da seguire. Esatto. Eh, Poi di solito uno fa, per esempio, ci sono quei modi per vedere risposte sì e no, no? Io sono un po' contraria a quei modi, diciamo, un po' meccanici, no? Tipo estraggo 5 carte, se 3 sono rovesciate no, se 3 sono al dritto sì, eccetera, eccetera. Secondo me basta estrarre 2 carte e vedere d'impulso quello che se è un sì o se è un no, se proprio uno vuole avere il sì o il no.
come risposta. Esatto, Mm. sì, io sono anche dell'idea che com'è che less is more, cioè meno, meno c'è sul tavolo, più sono chiare le cose. Questo è il mio parere personale. Vedo stese di 10.000 carte che non si capisce niente, cioè meno c'è, più ti focalizzi sui messaggi importanti delle carte, sui consigli che ti vogliono dare o sulle risposte che ti vogliono dare, perché in realtà ne basterebbe anche una per avere delle risposte a volte, perché ogni carta è veramente parla, è ricca di simboli e parla veramente al nostro inconscio, quindi è un po' sminuire il valore delle carte, buttarne giù 10 così senza dare il giusto valore agli Eh, archetipi, boh. Io non so da dove venga questa abitudine, perché quando ho iniziato io negli anni 90, non c'erano nei manuali stese così libere di 5-7 carte. Non so da dove venga, non so se da YouTube, dove usano tante carte anche per una semplice risposta sì e no. Non lo Esatto. so, tu lo sai da dove? No, no, perché io ho Eh, iniziato a studiare proprio con questo metodo, ecco, perché Jodorowsky mm. tre ne mette, a parte le Infatti. stese particolari che usa. Io parlo di Mm. Jodorowsky naturalmente perché io purtroppo Eh. quello faccio, per cui posso No, parlarti di infatti quello. mi ricordavo che non è che ne usa tante, quindi No, cioè io sinceramente non lo so, ma vedo anche nel mio gruppo, vedo 5-7 carte per sapere una risposta breve, sì o no. Poi ovviamente secondo me è un metodo per confondere più la testa, perché al massimo soprattutto si può quando... fare la risposta e poi, una volta Mm, avuto la risposta, se vuoi avere dei dettagli, fai un'altra domanda e fai un'altra piccola esatto, stesa. Un po' come il pendolino, no? esatto. Quando poni le domande, non è che poni una Eh, domanda complessa, vai a step. E infatti, anche perché poi, cioè, perché poi quello che vedo fare in generale è mettere, che so, 5 carte per sapere se mi ricontatta e poi ovviamente l'interpretazione di 5 carte è una storia lunghissima e alla fine non si è capito se lo ricontatta o meno, perché Esatto. cioè, poi ti perdi nel dare la risposta, cioè non lo so poi alla fine. Ah, è Quanto felice, ah, tempo? è contento, oppure gli manco, sì, ma contatta o meno. Esatto. Quindi sempre Sì, rimanere focalizzato sulla domanda, secondo me, quella è la cosa più importante, perché sennò bravissimo. è facile rimanere confusi. E poi diceva, non so chi, se appunto i tarocchi non si leggono solo al diritto. Dipende, ci sono due tradizioni, una li legge rovesciati, l'altra solo al diritto. Io solitamente se le leggo in maniera intuitiva, cioè nel senso più carte insieme, le compongo come sintesi, le leggo al diritto. Se metto solo una carta per posizione, una stesa per dire, una per passato, una per il presente, una per il futuro, allora le posso anche guardare anche rovesciate. Però in generale le guardo, le leggo solo al diritto. Sì, E è un vedo, po' un io limite all'intuizione bloccare i significati, perché se tu le fai solo dritte, hai tutta una gamma di significati e ti focalizzi sui simboli. Questo è il mio parere personale sempre. Se invece le leggi al dritto al rovescio, se ti capita il rovescio, la gamma dei significati è più limitata, secondo me. Ma infatti, solo che appunto la tradizione che legge anche rovesciate, a parte è nata in Francia, Eccola. è nata in Francia da Eteia e poi da lì è passata in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove loro mettono una carta per posizione solitamente, non fanno stese libere come in Italia. E quindi invece loro cosa dicono? Che appunto, avendo anche la parte rovesciata, raddoppiano i significati. Però in realtà, Li appunto, no. dimezzano, li dimezzano, scusami Secondo se me, rovesciato. appunto,
diventa rigido, no? Perché dice, allora no, è al dritto la devo leggere solo in un certo modo, se è rovesciata la leggo solo in un certo modo, no? Effettivamente, secondo me è una cosa che blocca molto l'intuizione, ma poi sai, bisogna vedere, è l'abitudine anche, non lo so, magari uno può essere intuitivo anche in questo caso. Io non mi ci sono mai trovata più di tanto. Neanch'io, però Però... ogni metodo mm, comunque è valido, nel senso una volta che la mm, persona mm, usa il suo intuito, poi può fare quello che vuole, cioè i tarocchi mm. sono belli perché è proprio un'arte, come ogni arte può essere interpretata come si vuole. Io sono dell'idea che meno regole ci sono, meglio è. Ma infatti, sì, no, no, sono convintissima. Io per esempio mi sono fatta delle mini carte di tarocchi, no? Piccoline perché l'ho trovate e l'ho stampate e l'ho plastificate e le uso come fossero dei charms. Quindi le prendo da un sacchetto, le butto sul tavolo e come cadono le leggo, come fossero charms, quindi se si toccano di sbieco, se si toccano, no? Bellissimo, Vai un voglio po' impararlo a... questo. Sì, è bellino, sì, sì, è veramente dà molta soddisfazione. Ovviamente è come tutti i charms, devi fare in modo di non farle cadere dappertutto, però ecco. Però è ancora più intuitivo come metodo, perché poi decidi, no, che so, puoi decidere il centro sono io e poi più è lontano, più è vicino, no? Oppure puoi fare delle colonne, passato, presente, futuro e vedere dove cadono. Però appunto si creano dei gruppettini Sì. sul tavolo, capito? Ma sai che Interpreti insieme. io utilizzo questo metodo con le rune, si chiama il lancio delle rune e funziona esattamente come stai dicendo te. C'è un centro, poi c'è la periferia, i Mhm. gruppettini, le famiglie di rune, è lo stesso metodo praticamente, solo che io uso le rune. Sì, dà soddisfazione, è vero. Perché è molto più, boh, un po' più libero, insomma, anche quello. Poi alla fine è uguale, ma insomma, è bellino, a me Esatto. è piaciuto. E, e poi niente, quello che volevo dire, no, è dare un po' di consigli su come attivare l'intuizione. Bravissima. Sì, sì, sì. Allora, dunque, faccio una premessa. Come ti avevo detto anche l'altro ieri, io credo molto, allora, l'intuizione secondo me è un effetto secondario di un processo più ampio, nel senso che più noi aumentiamo la nostra consapevolezza spirituale e più siamo intuitivi. Consapevolezza spirituale è un po' difficile spiegarlo, però è un po' come dire, capire che non è l'ego che ci controlla, che non siamo i nostri pensieri nella testa, che non siamo le nostre emozioni, che siamo molto di più fondamentalmente. Perché a volte no, noi ci identifichiamo con questa voce che ci parla nella testa, però in realtà è una parte di noi, non è totalmente noi. E quindi più noi facciamo questo percorso di avvicinamento ad altri tipi di dimensioni, un po' più alte, no? Quindi ci riconnettiamo col nostro sé superiore, e poi cioè, come effetto secondario diventiamo più intuitivi. Quindi io sono un po', come dire, non sono molto convinta nei vari esercizi che uno può fare per migliorare l'intuizione se sono dissociati da un percorso, diciamo, che porta più consapevolezza, ecco. D'accordissimo. E che, no? E quindi un avvicinamento verso un certo tipo di mondo, perché non funziona, cioè sono limitati di per sé se non vengono accompagnati da
altri tipi di pratiche, perché praticamente ci vuole un certo tipo di, non stile di vita, non vuoi, sembra chissà che devi fare, non è che devi stare nel deserto da solo, no? Tipo gli anacoretti, ma però comunque, come hai detto tu prima, bisogna aumentare le proprie vibrazioni energetiche, fondamentale, perché l'intuizione, i messaggi intuitivi hanno vibrazioni molto alte e quindi per poterli cogliere dobbiamo avere le vibrazioni alte. E questo per farlo bisogna fare delle pratiche. Mi spiace dirlo, ma almeno 10 minuti di meditazione ogni tanto ci vogliono, perché ci permette di aumentare le vibrazioni. Io ve ne consiglio una che praticamente è molto semplice, cioè quando ispiriamo mentalmente pronunciamo la parola so quando inspiriamo e ham con l'H quando espiriamo, e questo è sanscrito e vuol dire io sono, cioè sarebbe io sono l'universo stesso. E questa è una pratica che potete fare, vedete che dopo 2 o 3 minuti che ripetete mentalmente soham, eccetera, vi rilassate totalmente. È proprio una forma che vi fa star bene, vi toglie un sacco di stress e questo vi aumenta le vibrazioni. E poi un'altra pratica che vi consiglio, che probabilmente alcuni di voi già fanno, è creare un proprio spazio sacro, è fondamentale secondo me, cioè un angoletto in casa, se possibile, dedicato a voi stessi, a quando leggete i tarocchi, a quando fate meditazione, a qualsiasi altro tipo di attività, anche, che so, pratiche magiche, accendete l'incenso, vi purificate con la salvia bianca, eccetera. Un piccolo angoletto perché anche lì, come dire, insegnate al vostro inconscio ad aprirsi nel momento stesso in cui entrate in questo angolo, in questo spazio sacro. Per cui dopo un po', come dire, in maniera naturale, appena vi sedete davanti a questo tavolino, che può essere un comodino, che può essere qualsiasi cosa, una cosa piccola, non deve essere enorme, però il vostro inconscio già sa che state entrando in un altro tipo di dimensione. Barbara scrive: non cibarsi di carne può aiutare le vibrazioni. Sicuramente, Io però sono vegetariana, per cui sì, lo sicuramente. sottoscrivo. Cioè, non è necessario, però io ho notato che a un certo punto viene anche voglia, almeno a me è successo così. Dopo un po' uno ha voglia di o comunque mangiare meno carne, cioè Esatto, non è che bisogna per forza evitarla, però secondo me viene meno voglia dopo un po', è anche esatto. quello un effetto secondario, però Sì, solitamente sì. sì, E quello poi che... un'altra cosa, No, dico, per non far abbassare tanto le vibrazioni, se proprio uno vuole mangiare ogni tanto la carne, è meglio che mangi carne bianca o pesce, se proprio. mm, Una carne infatti, rossa, non maiale, non pollo, mm, mm, carne bianca e sì. pesce. Sì. Sì, è un po', c'è anche sì, comunque c'è per quello che vedo io quando parlo di stile di vita, appunto, anche tener, come dire, aver cura del proprio corpo, quindi anche una dieta sana, cioè quindi meno McDonald's, meno food, Sì. capito, no? Meno, insomma, è fondamentale perché sì, la dieta fa parte del processo, secondo me. Tant'è vero che se uno mangia tantissimo, cioè, dopo è difficile che uno può fare una sessione intuitiva, insomma, Esatto. perché Il sesso invece ehm, alza tantissimo le vibrazioni.
perché l'energia sessuale e l'energia creativa sono lo stesso tipo di energia. E quindi qua è un bel messaggio che diamo, piacevole per chi ci ascolta, il sesso alza le vibrazioni. Il Eh sesso, sì, perché fa non star il bene. sesso a livello di, come dire, non mi viene la parola, patologico, eh? Sesso sano. Sì, poi lo so, patologico, sai, è soggettivo, però sì, comunque aumenta le vibrazioni sicuramente, perché comunque migliora, no? Penso anche a livello fisico, le endorfine, non so, che rilascia. E poi un'altra cosa proprio pratica, allora, altri due suggerimenti volevo dare. Uno, farsi un diario intuitivo, perché è un diario dove si scrive sincronicità che si notano, anche vari tipi di impressioni, no? Appunto, intuizione che uno può avere, anche con le carte, eccetera, perché poi rileggendole si acquisisce sicurezza in noi stessi, fondamentalmente, vedendo che poi effettivamente avevamo ragione a dover seguire i nostri impulsi. No, il diario intuitivo secondo me è fondamentale perché come dire, insegna la mente conscia a prestare attenzione a questi segnali, basicamente. Esatto. Eh. E ultima cosa, consiglio di usare ogni tanto la mano ricettiva, cioè per esempio io sono destrorsa, usare la sinistra per lavarsi i denti, disegnare, scrivere ogni tanto, perché questo migliora le connessioni fra le due parti più intuitive e più cerebrali del cervello. Bella questa, non la sapevo. Me la porto a casa. Grazie. È difficile, all'inizio è difficile, però lavarsi i denti, per esempio, è difficilissimo con Ci la mano credo. ricettiva. Ci Sembra una credo, cosa ci credo. meccanica, però non è facile. Sì. E poi ovviamente appunto leggere i tarocchi perché secondo me appunto sono molto in collegamento con l'intuizione, fatti, Esatto. fatti in maniera intuitiva, letti in maniera intuitiva, migliora moltissimo. È vero, è vero. Allora, anch'io avevo qualche consiglio da dare per migliorare, per connetterci più che per migliorare, per utilizzare anche le energie della natura per connetterci con l'intuizione. Allora, in primis ci sono le erbe, l'utilizzo dell'energia delle erbe, quindi ho alcune erbe da dirvi che aiutano l'intuizione. La prima è quella che vedete per esempio sul mio tavolo, le foglie di rosa, che migliorano, aiutano nella divinazione, il melograno. Se non sbaglio il melograno compare in una carta dei rider. Sì. La La liberatrice, papessa, giusto? No, liberatrice. vedi, nella papessa, quindi il melograno, l'alloro che troviamo, possiamo trovare ovunque, e l'abete. Allora, per quanto riguarda le erbe, eh, per utilizzare al meglio l'energia delle erbe, sicuramente è meglio prendere l'alloro di un vaso che abbiamo noi sul terrazzo, naturalmente, perché eh, abbiamo infuso la nostra energia nel prenderci cura di questo alloro, ok? Quindi funziona sicuramente di più rispetto a comprare l'alloro al supermercato. Però se non avete modo di trovare, di coltivare voi le erbe, potete anche prenderle al supermercato, ok? Il loro dovere lo fanno. Diciamo che se vi occupate voi delle vostre erbe, l'energia è molto più potente. Possiamo usare anche degli incensi, per esempio la canfora,
l'elmi, il mastice, ma che è più difficile da trovare, e quello che va bene per tutti è l'olibano. L'olibano è questo, vediamo se si riesce a far vedere perché io vi ho preparato tutto, però vedete che è fatto così a granellini. Cosa si fa? Si prende un porta incensi, ok? Si prende lo vedi te perché non so se si Sì, riesce a vedere o sì, meno, col sì, no, no, discorso del si video. vede. Ok, si prende un carboncino vedete? Lo si mette dentro, lo si accende con l'accendino, lo si mette dentro, dopodiché con un cucchiaino si mettono i granellini qua sul carboncino e si sprigiona proprio l'incenso. Se non avete questi strumenti, che comunque si trovano ovunque anche in internet, potete usare i bastoncini, però i bastoncini sono meno efficaci. Un'altra cosa che Ma le potete fare, piante, sì, scusa, le piante come le usi? Le metti sempre sul carbone? allora, le piante potete o metterle sul tavolo come ho fatto io, o bruciarle, ok? In un calderone, in un contenitore di ferro. Piante secche naturalmente, dovete farle essiccare. Tra l'altro la loro purifica anche, per cui avete anche dei doppi benefici, perché utilizzate l'energia dell'alloro per la divinazione e in più purificate anche il vostro spazio in cui state facendo un consulto. La rosa, per esempio, è utile per la divinazione e allo stesso tempo è la pianta dell'amore, quindi vi aiuta anche a trovare parole gentili nel dare la spiegazione delle carte, vi aiuta a empatizzare, a entrare un po' nei panni del consultante, per cui ci sono anche queste ambivalenze, ok? Il giorno favorito, posto che si possono fare i tarocchi sempre, perché ci sono tante domande che dicono, mi chiedono, ma io ci sono determinati giorni che non si possono fare, non si possono fare solmestro, tante cose che non hanno senso. Sì, sì, ne sento di tutti i colori. Allora, i tarocchi si possono sempre fare, ok? Giustamente dovete essere nell'energia giusta, quindi se siete stanchi, se siete tristi, se siete stressati, naturalmente è più difficile connettervi con la vostra intuizione, è logico. Però si possono sempre fare. Il giorno favorito è il mercoledì, perché il mercoledì favorisce proprio la consapevolezza e la conoscenza esoterica e quindi proprio in particolare l'uso dei sistemi divinatori, quindi non solo dei tarocchi, ma di qualsiasi tipo di strumento voi vogliate utilizzare. Possiamo utilizzare anche l'energia dei colori. I colori sono vibrazioni, quindi aiutano anche quelle. I colori sono il nero, che rivela i segreti, e il viola, che è indicato per le arti, per la spiritualità e quindi anche per le letture tarologiche. Poi abbiamo, vabbè, la sfera di cristallo, Minti, che tu hai fatto un video sulla sfera di cristallo in relazione all'intuizione, se non sbaglio, me lo sono Mhm. visto, ok? E in ultimo le rune. Le rune possono essere utilizzate anche come talismani. Dimmi se si vede, perché io non lo so, se Sì, si vede piccolo, se si vede sì, si grande. vede, si vede, Ok. si vede. Questa Bene. runa in particolare è l'Aguz, che è un po' il corrispondente della carta della luna, perché è la carta proprio la carta, scusami, è la runa dell'intuizione e dell'inconscio. L'Aguz nell'alfabeto celtico significa acqua, quindi è un po' proprio corrispondente della nostra luna come carte dei tarocchi. Li si possono usare anche come talismani, quindi se voi mettete sul vostro tavolo anche una runa, vi aiuta. Oppure se la guardate magari per 5 minuti prima di iniziare a fare il consulto. Io ho sempre la mia runetta quando faccio i consulti, che non è questa, perché vabbè, io ho problemi di comunicazione, di trovare le parole giuste e quindi ho un'altra runa che è legata alla comunicazione, che si riallaccia un po' alla figura del Papa per quanto riguarda i tarocchi, no? E quindi sì, ne approfitto che non c'entra niente per ricordare che sabato prossimo avremo Orma in diretta che ci parlerà proprio delle rune e quindi specificherà meglio anche questo discorso.
Quindi vedete che ci sono tanti sistemi per, come dice Minty, migliorare la nostra energia personale, evolvere come individui e quindi sviluppare l'intuizione e nello stesso tempo ci sono anche degli aiutini, chiamiamoli, che ci può dare la natura o comunque il collegarsi alle energie giuste che ci possono aiutare, che siano planetarie, che siano a livello di vibrazione di colori, che siano a livello di erbe o di simboli, ci sono tanti modi per aiutare ad attingere a questa risorsa che, come ha detto Minti, noi tutti abbiamo, giusto? Sì, che poi aumentano le vibrazioni, cioè basicamente servono a aumentare le vibrazioni, tipo i simboli della runa, le piante hanno delle Sì, vibrazioni e ci sono influenzano. energie proprio, energie Mm, mm, che noi possiamo utilizzare, vengono mm, usate mm. anche in magia delle erbe, quindi eh, l'ultimo Io metodo uso, che non piace a Minti, cos'è quello che hai fatto vedere? questa è la fluorite viola, Le che pietre, certo. dice che migliora l'intuizione anche questa. Sì, sì. Ah, un'altra cosa che faccio io, per esempio, è utilizzare anche i tarocchi. Per esempio, io quando faccio un consulto, dimmi se si vede, vediamo se riesco a bloccarlo però. Non tanto, un po' più al centro. Ah, Così. che bello, Ok, questo è un bello, bello, si ciondolo di una vede. collana che vabbè, è il mio, è il simbolo, io sono Stella dei Tarocchi e quindi lo indosso quando faccio i consulti perché non so, mi dà l'idea che mi aiuti proprio a connettermi alla mia anima. Quindi ci sono tantissimi trucchetti. In ultimo, proprio un esercizio di attivazione dell'intuizione, un po' come ci si fa i muscoli per il corpo, ci si può fare i muscoli anche per l'intuizione. Sono le carte Zener, che sono queste. Vi faccio vedere la scatolina, non so se si vede. Un po' più lontano dallo schermo si vede meglio. Sì, abbastanza. Sì. Ok, e purtroppo io ho questo problema dello schermo. Sono delle carte che voi potete mettere sul tavolo, hanno 5 simboli, se non mi ricordo male, 4-5 simboli. Le ho appena comprate anch'io. Io sono 25 carte, ne ho indovinate 11, di cui 7 di fila. Quindi funziona, nel senso vi potete allenare, dovete indovinare le carte che escono. Proprio vi mettete lì, mettete giù le carte e il primo pensiero che vi arriva, la prima sensazione che vi arriva è quella, è la carta. Non dovete usare assolutamente la mente. Nel momento in cui arriva la mente è finito il gioco. Infatti la seconda volta che ho le estratte ne ho indovinate 3. Perché lì è intervenuta la mente che ha detto: ah, che brava! L'ego. Infatti il problema delle carte Zener di questi esercizi è un po' quello, secondo me, che dopo un po' l'ego entra in gioco perché si annoia e quindi ha Sì, bisogno sempre di essere in mezzo, sì, quindi non... e infatti, vabbè, poi hanno fatto degli esperimenti, no, all'università proprio con queste carte, sono state create apposta e avevano notato che delle persone all'inizio le indovinavano e poi mano a mano che continuavano con l'esperimento ne indovinavano sempre meno. E esatto, questa è una conferma che c'era l'intuizione di mezzo, perché se fosse soltanto, come dire, casuale, la esatto, percentuale sarebbe rimasta la stessa di carte indovinate. esatto. Palmira chiede: si possono fare anche con gli assi? Sì, sicuramente si può fare anche con le carte dei tarocchi. Sono metodi per sviluppare anche col pendolino. Tu fai dei video di esercizi per l'intuizione col pendolino, Minti, per Con il esempio. Quindi, pendolino cioè, no, non col scusa, pendolino no, no.
No, col pendolino sono io, scusami, Con mi sono confusa i perché la prima volta tarocchi. che ho visto, no, esatto, tu metti i tarocchi sul tavolo, ma io la prima volta che ho visto il tuo video ho cercato di Mm? indovinare col pendolino, Ah, ok? vedi? Sì, per cui È ho andata associato bene? il tuo video ne avevo indovinate 2 su 3 e ho associato il tuo video al pendolino, in realtà non c'entra niente, hai ragione. Tu fai un video in cui metti i tarocchi e Mhm. poi bisogna fermare il video e indovinare le carte. Tu dici dov'è questa carta? Non so, la regina di spade per dire. È una Mhm. delle 3 o delle 5 carte che tu metti giù e quindi uno deve dire dove è, in che posizione è la regina di spade. Sono tutti esercizi per affinare l'intuizione. Poi, come dici te, naturalmente anche le carte Zener a un certo punto interviene l'ego, però secondo me sono anche utili per farti capire quando interviene, cioè a che livello, dopo quante volte inizia a intervenire il mio ego e iniziare un po' a conoscerlo, no? Perché una volta che lo Sì, conosci, l'ego secondo me non è proprio da reprimere, è da domare, è eh, da... è da cioè, diverso, eh? eh, È da no, no, diverso. no, ma l'ego ha la sua funzione, solo che se uno appunto vuole avere, cioè si mette in meditazione cercando di canalizzare messaggi intuitivi, ecco, l'ego c'entra poco in quel Esatto. caso. Bisogna metterlo a riposo, ma non Mm, è proprio da demonizzare al 100%, ha una sua funzione infatti. psichica comunque. No, no, Esatto. Bisogna assolutamente, perché farcelo un po' altrimenti amico. è legata all'autostima, all'ego, quindi insomma, no, no, è fondamentale, Eh, altrimenti non no, no, bisogna no, farsi no, 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 dominare dall'ego, ma siamo noi che dobbiamo un po' dominarlo, ma mm, non reprimerlo, ecco, perché altrimenti esattamente. diventa controproducente anche per noi. Bene, C'era c'era Rita che chiedeva di nuovo il nome della pietra, è la fluorite viola, tanto per se la volete prendere. la fluorite. Devo farlo un corso di cristalli, mi manca. Ho comprato un libro Eh, adesso, ma non ho tempo neanche di leggerlo. Sono proprio Vabbè, ma poi presissima. uno diventa un collezionatore di pietre, no? No, è vero, figurati, sì, sì, ci credo, ti capisco. Niente, mi sembra che abbiamo detto tutto, Minti, cosa dici? Sì, penso di sì. Poi fate comunque le domande sotto il video e casomai rispondo, no? Se vedete Esatto, in differita. esatto, sì, sicuramente Sì. verrà poi visto, quindi Mm, sicuramente se hanno delle domande fatele pure. Niente, io ti mm. ringrazio davvero tanto, sei stata gentilissima, ci hai dato un sacco di informazioni. Ah, sì, ci hai dato un sacco di informazioni e io volevo appunto chiederti cosa puoi proporre te invece di personale a chi ci sta guardando, a livello Eh, tuo proprio di Minti, cioè tu tieni dei corsi, tu... Ah! Allora, sì, io tengo dei programmi, dei corsi sui tarocchi, appunto, per i lettori che vogliono, appunto, farlo proprio a raggiungere comunque il livello professionale, sia che lo vogliano fare poi per lavoro oppure semplicemente, a livello personale. E poi riaprirò le porte a febbraio al programma Taro Pro, però appunto potete intanto, se volete, trovarmi nel mio gruppo Facebook, Risveglia l'intuizione con i tarocchi, quindi va proprio a pennello. E poi se volete ho proprio una guida su come risvegliare la propria intuizione, posso postare i link sotto la diretta, così. Perfetto, sì, penso che interessi a tutti, quindi grazie tanto per questa condivisione, Minti, davvero di cuore.
E niente, Grazie a te dell'invito. magari ne faremo anche un'altra, chi lo sa. Ok? Volentieri. Sì, è stato davvero Ok. bello, mi è piaciuto tanto. Ti ringrazio. E di Auguro che, grazie una a buona te. serata. Grazie a tutti. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao, 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 ciao.